Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale Buon Mercoledì. Prima di iniziare ovviamente questo nuovo contenuto calciomercato in casa Napoli, Musa è fatta, il calciatore del Milan dovrebbe vestire l'azzurro, richiesta di Antonio Conte, un tantino scettica la piazza, ma io sono andato a ricercare nel passato dell'allenatore per trovare un perché a questo eventuale acquisto. Gutierrez del Girona, terzino sinistro, altra richiesta del mister, trattativa un po' più complicata quella, ma facciamo il punto della situazione. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a mettersi in moto. Le caratteristiche di Musa del Milan: fisicità, velocità, rapidità, resistenza soprattutto, calciatore adatto al box to box, da area di rigore ad un'altra area di rigore senza farsi venire, tra virgolette, i mancamenti. Dal punto di vista fisico non c'è niente da dire, nemmeno dal punto di vista della resistenza. Soffre un tantino sul gioco corto, però per quanto riguarda ribaltamenti di fronte, le ripartenze, sa perfettamente cosa fare, soprattutto legge l'azione e dove scaricare nel momento opportuno. Forse pecca un tantino entrando in area di rigore, palla al piede, sarà anche l'età, comunque ha bisogno di esperienza. Ricordiamo che ha 22 anni il calciatore, e non facciamo come sempre, ma camma fa con Musa. Musa ha il suo perché e lo condivido con voi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, perché se torniamo indietro nella carriera del mister, visto che è stata una richiesta di Antonio Conte, c'è una Juve 2013-2014 con un centrocampo: Vidal, Marchisio, Pogba, Pirlo. Arriva però un calciatore dall'Udinese che per me è molto simile a Musa, ed è Asamoah. Lo ricordate Asamoah? Asamoah ha fatto i buchi a terra in quella Juve. Parliamo della Juve dei 102 punti, parliamo della Juve degli 80 gol in quel campionato, con Tevez ovviamente a 19 reti, segnavano praticamente tutti i centrocampisti, ma Musa potrebbe essere quella Samoa che Conte aveva nella Juve ovviamente del 2013-2014, perché per caratteristiche io non lo vedo molto lontano dal calciatore che ovviamente era l'Udinese e passò alla Juve. Per me, visto che è stata una richiesta del mister e visto che è un calciatore da scoprire ancora a 22 anni, tanto di cappello al Napoli. Nel caso, ovviamente, a quanto si legge, ha chiuso l'operazione, ma mancano gli ultimi dettagli, le firme, eccetera, eccetera, ma sembra una trattativa molto, ma molto avanti, e quindi mi auguro che venga soddisfatta la richiesta di Antonio Conte, perché quando un allenatore richiede un determinato calciatore che abbia 22 anni, che ne abbia 36, che ne abbia 28, eccetera, 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 lui sa perfettamente cosa ci vuole fare e come doverlo impiegare per la sua idea di gioco. Quindi Musa avrà il suo perché, e a me non dispiace nella maniera più assoluta. Detto questo, passiamo a Gutierrez. Gutierrez del Girona, un terzino sinistro fatto e finito. 35 milioni ovviamente la trattativa, ma c'è il Real Madrid per la percentuale della vendita intorno al 40%, 50%, chi scrive 40, chi scrive 50. Comunque su questi 35 milioni dai 15 ai 17 andrebbero a finire al Real Madrid nel caso cedi il calciatore. Ricordiamo, oro olimpico a Parigi 2004, 2024, scusate, con la Spagna, 1,80 m, è un bel terzino. Caratteristiche: intelligenza tattica, rapido nei movimenti e nei cambi di direzione, dialoga tantissimo con la squadra, ed una cosa molto ma molto importante, è precisissimo nei cross. Se andiamo a vedere i numeri del Napoli, ma li abbiamo analizzati per tutto il campionato per quanto riguarda i cross effettuati e non andati a buon fine, mettiamola così, dobbiamo assolutamente portare in rosa possibilmente calciatori che, per quanto riguarda cross e calci d'angolo anche, devono sapere assolutamente
cosa e dove mettere il pallone, anche perché l'altezza media del Napoli si è alzata tantissimo e dobbiamo sfruttare sia i nostri calciatori che fisicamente ce ne sono tanti molto ma molto alti, e quindi i palloni, i cross devono arrivare come si deve e calibrati al punto giusto e finire poi al posto giusto in area di rigore, e Gutierrez sarebbe veramente un ottimo acquisto. Solo che c'è l'Atletico Madrid in primis sul calciatore e quindi c'è concorrenza, restando anche Spagna per Spagna, quindi potrebbe anche, diciamo, eh, volere la piazza del Simeone padre, resta in Spagna, siamo tutti d'accordo, però io sto solamente trattando una notizia che ieri è uscita, non è uscita ieri, ma ieri si è rafforzata e il Napoli sembra avanti nella trattativa per quanto riguarda il portarlo ovviamente all'ombra del Vesuvio. Io spero che si riesca a fare una cosa del genere. Voi mi direte: no, ma il terzino sinistro, ma sta Spinazzola, ma dove lo mettiamo, come lo mettiamo? Sono due richieste di Antonio Conte, sia Gutierrez e sia Musa, e abbiamo visto con Scott McTominay quest'anno, richiesta di Antonio Conte, morale della favola, al di là ci ha portato il gol scudetto contro il Cagliari eccetera, MVP della Serie A 2024-2025, quindi state sicuri che se il mister ti chiede A e la A è Gutierrez, la A può essere Musa, la A può essere Tizio, Caio o Sembronio e tu gliela porti, state sicuri che avrà sempre il suo perché. Poi se ti chiede A, gli porti la B non arriva, gli porti la C, è normale che stenta a decollare la situazione, perché non è una richiesta del mister o meglio è stata una richiesta del mister nel caso non arrivi alla prima opzione, ma dobbiamo cercare di portare a casa quanto più possibile calciatori che richiede Antonio Conte ad arrivare alla prima richiesta in lista. Con questo non voglio dire, voi mi direte: ma Musa può mai essere la prima richiesta? No, Musa era una richiesta di Antonio Conte, forse non la prima, ma è un calciatore che andrebbe secondo me ad alzare l'asticella per quanto riguarda il centrocampo del Napoli, uscendo Folonuscio, perché non stiamo acquistando il centrocampista titolare, un centrocampista titolare che serve ovviamente al Napoli, ma stai acquistando un calciatore che prende il posto, per quanto mi riguarda, poi vedremo il mercato in uscita, ma potrebbe prendere il posto di Foloruscio, e in quel caso per caratteristiche hai alzato un tantino l'asticella, perché a me Musa piace per quanto riguarda l'intraprendenza e l'andare ad attaccare poi l'avversario in aggressione. È un'altra caratteristica del calciatore, quindi è quel, diciamo che è quell'amico che ti porti sempre appresso quando devi riaggredire avendo perso il pallone. È quel calciatore che ti ritrovi sempre al tuo fianco quando hai perso palla e al limite la devi recuperare. Tantissima resistenza. Non stiamo qui ovviamente a ripeterlo 50.000 volte, lo sappiamo benissimo. Non è un fattore né tantomeno, no, perché comunque sono calciatori di una struttura fisica diversa dai nostri, eccetera. No, è un calciatore che a livello di resistenza può tranquillamente giocarsi i 90 minuti, e sono i calciatori che piacciono poi ad Antonio Conte, quelli che non dicono mai no, quelli che riescono sempre a metterci la gamba ed avere poi lucidità nell'andare diciamo sulle caviglie avversarie, sempre dal punto di vista buono, non è andare sulle caviglie avversarie per far del male, per amor di Dio, è per l'aggressione che ci vuole e quella rapidità, ecco, di pensiero quando perdi il pallone, e l'andare a cercare di recuperarlo quanto prima possibile. Aspettiamo domani, a quanto abbiamo letto, sentito e visto dappertutto, Kevin De Bruyne a Villa Stewart. Quindi l'acquisto del Napoli, che è stato fatto poi già un mese fa, diventerà realtà dopo le visite mediche, la firma del contratto, un triennale almeno a quanto ho letto. Chi parla di triennale, chi parla di 2 anni con un'opzione per il terzo, sono comunque 3, anche se vedremo poi tra 2 anni ci si risiederà
e si discuterà del futuro sia del calciatore e sia del Napoli in totale sintonia con direttore sportivo, allenatore che ci auguriamo da 2 anni, sarà Conte, non sarà Conte, vediamo come andrà a finire. Adesso ci godiamo da campioni d'Italia, perché non dobbiamo dimenticarlo. Salve a tutti, campioni d'Italia. Dovrei cominciare tutti i video così, ci sto pensando. Buongiorno ragazzi, buongiorno campioni d'Italia, perché non lo dobbiamo assolutamente dimenticare. Fatemi sapere cosa ne pensate di Musa e di Gutierrez, e chi non ha visto ancora Gutierrez vi invito ad andarvi a vedere tutto ciò che potete trovare online per caratteristiche del calciatore e quant'altro, perché per me sarebbe un grandissimo terzino sinistro per quanto riguarda i piedi, che ovviamente non abbiamo più e non abbiamo avuto quest'anno. C'era un Mario Rui che è finito fuori rosa, poi abbiamo visto come è andato a finire con Mario Rui, ma tecnicamente un terzino che mette quei cross belli tagliati, calibrati, non ce l'abbiamo, e quindi servirebbe secondo me come il pane, anche visto lo sviluppo del gioco di Antonio Conte sugli esterni. Ci vediamo nel prossimo contenuto, sempre Forza Napoli. Ciao!